egli, lui, ella, lei. Qual è la differenza? E perché esistono due forme? Ciao a tutti, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale Lernamo, per imparare l'italiano in modo efficace e divertente. E già, in questo video imparerete finalmente a distinguere la differenza tra lui e egli. Capirete quando usare uno, quando usare l'altro e perché esistono due forme. E alla fine sono sicura che non sbaglierete più o non vi confonderete più. Ma come sarà organizzato questo video? Prima di tutto vedremo cosa significano lui e egli e qual è la differenza fondamentale tra le due forme. Poi andremo un po' indietro nel tempo perché analizzeremo l'origine delle due parole, vedremo un po' la loro storia. Successivamente analizzeremo quando è più opportuno usare l'una e quando è più opportuno usare l'altra. E poi parleremo del cosiddetto soggetto nullo, una regola molto importante per capire l'uso naturale dei pronomi in italiano. E alla fine, come sempre, un esercizio di ripasso. Allora, cominciamo dalle basi. Lui, egli. Sono entrambi pronomi personali di terza persona singolare, maschile. In pratica significano la stessa cosa, si riferiscono a una persona di sesso maschile di cui stiamo parlando. Per esempio, Giuseppe è un bravo studente. Lui studia medicina. Giuseppe è un bravo studente. Egli studia medicina. Il significato è pressoché identico, no? Allora voi vi starete chiedendo, ma allora perché esistono due forme? Ebbene, la risposta ha a che fare con la funzione grammaticale e con l'evoluzione naturale della lingua italiana. La prima cosa importante da sapere è proprio la loro funzione. Egli può essere usato solo come soggetto della frase, mentre lui può essere usato sia come soggetto sia come complemento all'interno della frase. Chiariamo meglio con degli esempi. Lui parla italiano molto bene. Egli parla italiano molto bene. Entrambe le frasi sono corrette, in entrambe le frasi egli e lui sono soggetto. Stessa cosa con lui è arrivato in ritardo, egli è arrivato in ritardo. Ma adesso le cose cambiano e si complicano un po'. Ho visto lui ieri sera. Lui, in questo caso, è complemento oggetto. Ho visto egli ieri sera. Egli può essere solo soggetto. Stessa cosa dopo una preposizione. Vado al cinema con lui. Perfetto. Vado al cinema con egli. Sbagliato. Ancora, stessa cosa dopo il verbo essere per identificare qualcuno. Sei tu? No, sono lui. Sei tu? No, sono egli. No. Sbagliato. E stessa cosa anche nelle costruzioni enfatiche. È lui che ha mangiato la torta. Perfetto.
È egli che ha mangiato la torta. Ah, sbagliatissimo. Detto questo, facciamo un po' un tuffo nella storia. Vi prometto che non sarà noioso, al contrario sarà interessante. Probabilmente potete già intuirlo, egli è la forma più antica. Deriva dal latino ille, che significava quello, ed è stata la forma standard per secoli nella lingua italiana scritta formale. Nel Medioevo, nel Rinascimento, chi voleva scrivere un italiano corretto doveva usare egli. Pensate a Dante, Boccaccio, Ariosto, loro usavano egli. E lui, invece, da dove nasce? La sua origine è piuttosto interessante. Deriva dal latino il lui, che era una forma del dativo, che significava a quello. E all'inizio lui veniva utilizzato solo dopo le preposizioni, con lui, per lui, oppure come complemento oggetto. Ho visto lui. Ma nel linguaggio parlato, la gente ha cominciato a utilizzare lui anche come soggetto, perché era più facile, era più diretto. E sapete cosa succede quando la gente parla? La lingua cambia. Sono sicura che sia successo qualcosa di simile anche per le vostre lingue. Fatemelo sapere nei commenti. E adesso dobbiamo menzionare un personaggio molto molto importante per l'evoluzione di questi due pronomi. Pietro Bembo. Chi? Un linguista del Cinquecento che ha scritto un'opera molto importante per la lingua italiana, Prose della volgar lingua. Lui con questo libro voleva stabilire le regole del buon italiano e ha deciso che i pronomi da utilizzare dovevano essere egli, maschile, ella, femminile. E, pensate un po', Bembo ha persino criticato gli autori più grandi della letteratura italiana, Dante, Boccaccio. Perché? Perché anche loro talvolta utilizzavano lui come soggetto. Ops. Dicendo che lo facevano per distrazione, per inavvertenza. Wow! Bisogna essere abbastanza coraggiosi per dire che Dante sbagliava. In ogni caso, le regole di Bembo sono state molto influenti, tanto che egli, ella, sono rimaste le forme standard ufficiali per secoli, anche se la gente non li utilizzava più nella lingua parlata. Pensate un po', anche quando io, Graziana, sono andata alle scuole elementari, non così tanti anni fa, inizi 2000, e quindi quando ho cominciato a studiare la grammatica italiana e i verbi, li studiavamo proprio così. Io sono, tu sei, egli, ella, è. Noi siamo, voi siete, essi, esse sono. Anche essi, esse. Ripeto, pochi anni fa era proprio scritto sui libri di grammatica. Oggi però, soprattutto quando si insegna italiano agli stranieri, si menzionano solo lui, lei, loro, perché sono le forme che si usano davvero. Però se leggete i grandi classici della letteratura italiana, incontrerete molto frequentemente egli, ella, essi, esse. Parlo di
Ludovico Ariosto, Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni. Ma proprio lui, Alessandro Manzoni, merita un discorso più approfondito perché in realtà lui si è reso conto che egli e ella stavano diventando artificiali, antiquati. È stato il primo grande scrittore a rendersi conto di questo. E lui ci teneva molto a modernizzare la lingua usata nelle sue opere. Pensate che ha riscritto il suo capolavoro, I Promessi Sposi, molte volte proprio per questo, per modernizzare il linguaggio e adattarlo ai tempi. A proposito, se volete scoprire di più sulla storia dei Promessi Sposi, potete guardare il video dedicato proprio a loro che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Non voglio darvi troppi dati, però ci tengo a mostrarvi la differenza tra due edizioni proprio dei Promessi Sposi di Manzoni. Edizione del 1827. Egli come soggetto compare più di 800 volte. Lui come soggetto non compare mai. Ma edizione di 13 anni dopo, 1840. Le cose cambiano. Egli compare solo 64 volte come soggetto. Lui compare 200 volte. Ma direste voi, i conti non tornano. Cosa è successo agli altri 600? Egli 600? Magia. Manzoni li ha eliminati. Dico sul serio. Lasciando il soggetto implicito che vi menzionavo all'inizio del video e che vedremo tra poco. Che innovatore! Se cercate tutto questo di cui vi sto parlando in forma scritta, potete trovarlo sul nostro sito web lernamo.com. Lì ci sono tutti gli articoli per tutte le lezioni dei video che pubblico su YouTube, ma sono più approfonditi, ci sono più esempi, tabelle riassuntive e alla fine di ogni articolo c'è anche un blocco di esercizi automatici per ripassare e il podcast che potete ascoltare dove volete, quando volete. Quindi passate dal nostro sito web lernamo.com, potete andare direttamente nella sezione lezioni e da lì c'è una barra di ricerca per cercare più facilmente l'argomento che vi serve. Quindi molto utile. Già che ci siamo, Lernamici, parliamo anche delle altre forme perché l'ho già menzionate un po'. Egli non è l'unico pronome che ha vissuto tutto questo. C'è anche il femminile di egli, ella, oggi praticamente scomparso e rimpiazzato da lei. Poi ci sono anche esso, essa, utilizzati prevalentemente per le cose inanimate, oggetti, concetti, idee. Questi sono quasi del tutto scomparsi, sostituiti a volte da questo, questa, quello, quella e basta, oppure semplicemente omessi. Ad esempio, oggigiorno non diremmo cose come il viaggio è stato lungo, esso mi ha stancato molto. Diremmo semplicemente il viaggio è stato lungo, mi ha stancato molto. O magari questo mi ha stancato molto, ma è comunque meno comune. E poi abbiamo i plurali, sia per persone sia per cose inanimate. Essi, esse. Questi sono sostituiti da loro quando si parla di persone, quasi completamente
omessi quando si parla di cose inanimate o eventualmente sostituiti da questi, queste, quelli, quelle. Com'è andata fino a questo momento? Non abbiamo ancora finito, adesso arriva una parte importante perché devo mostrarvi le regole di quando usare egli e quando usare lui. Allora, quando usare lui? Quando parlate in situazioni informali, quotidiane. Dove vai? Vado da lui. Oppure quando scrivete testi moderni, email, messaggi, ma anche articoli di giornale. Non so, il sindaco ha dichiarato che lui non si dimetterà. Dovete utilizzare lui quando volete dare enfasi al soggetto o creare un contrasto. Lui, a differenza di molti suoi colleghi, non cerca scorciatoie. Mentre loro celebrano il successo, lui rimane umile. Dovete sempre usare lui dopo una preposizione o come complemento oggetto. Parlo con lui ogni giorno. Questo regalo è per lui. In costruzioni enfatiche con il verbo essere. È lui che ha vinto. Stessa cosa con i plurali. Sono proprio loro i responsabili. Invece, usate egli quando scrivete testi molto formali, atti legali, testi burocratici, scritti scientifici. Egli dichiara di rinunciare ai propri diritti. Il professore, bla bla, ha pubblicato una nuova ricerca. Egli sostiene che, bla bla. Oppure se volete imitare uno stile letterario antico, ricercato, sofisticato. O se fate riferimenti storici o parlate di personaggi in modo formale. Personaggi storici si intende. Garibaldi sbarcò in Sicilia nel 1860. Egli guidò le truppe verso nord. Detto questo, non posso non dirvi che il nostro amico egli e tutta la sua famiglia sono un po' in via di estinzione nell'italiano moderno, quasi totalmente rimpiazzati da lui, lei, loro. Cosa succede però con le cose inanimate? O cosa succede quando lui, lei sembrano troppo informali? Allora, l'italiano ha creato questa tecnica chiamata soggetto nullo o soggetto zero. Siamo creativi noi italiani, soprattutto con la lingua. Cosa si intende per soggetto nullo o soggetto zero? Si intende semplicemente che omettiamo il pronome soggetto. Non lo mettiamo proprio. L'italiano, infatti, è una lingua che può permettersi di omettere il pronome. Non è come l'inglese o come anche il tedesco, in cui il soggetto è obbligatorio. E perché possiamo farlo? Perché le desinenze finali dei verbi, in quasi tutti i tempi, già ci indicano chi è il soggetto, quindi non serve ripeterlo. Quindi non so, Leonardo da Vinci nacque nel 1452 in Toscana. Studiò pittura fin da giovane, dipinse capolavori come la Gioconda. Non serve ripetere egli o anche lui. A proposito di Leonardo, se volete guardare il video dedicato a 10 curiosità su di lui, cose che sicuramente non avete mai sentito prima, potete guardare il video dedicato proprio a questo genio che trovate in alto nella card o giù in descrizione. Graziana, ma come faccio a sapere se posso omettere il pronome oppure no? Ecco, poche facili regole. I casi in cui dovete utilizzare il pronome per forza
sono questi. Quando si può creare ambiguità. Quindi è meglio mettere il pronome per evitare fraintendimenti. Non so, ad esempio, quando Francesco ha incontrato Roberto era molto nervoso. Chi era molto nervoso? Francesco, soggetto della prima frase, o Roberto? Quindi in questi casi è sempre meglio aggiungere il pronome. Quando Francesco ha incontrato Roberto, lui, Francesco, era molto nervoso. Oppure dobbiamo usare il pronome per dare enfasi al soggetto o per creare un contrasto. Lui, a differenza dei suoi compagni, ha studiato tutta la notte. Mentre loro si divertivano, lui lavorava. Teresa ama la matematica, ma lui preferisce la letteratura. L'hanno fatto loro, non noi. E ovviamente dobbiamo usarlo anche in risposte brevi. Chi ha rotto il vaso? Lui. Chi viene al cinema? Lei viene, lui no. Vi ricordo invece che per quanto riguarda esso, essa, le cose diventano un po' più complesse perché sostituirli con lui, lei, è un po' strano. Tipo, ho comprato una nuova macchina, lei è rossa. Meglio evitare. Cosa fare dunque? Spesso non mettiamo nulla. Ho comprato una nuova macchina, è rossa. Eventualmente potete sostituire essa, esso con questa, questo. Ho comprato una nuova macchina, questa è rossa. Invece, se ci riferiamo a un'intera frase appena menzionata o un concetto, possiamo utilizzare ciò o eventualmente anche questo, il che. Roberto ha criticato il progetto. Ciò ha stupito tutti. Roberto ha criticato il progetto. Questo ha stupito tutti. Roberto ha criticato il progetto, il che ha stupito tutti. Non vi preoccupate, abbiamo quasi finito. Se siete arrivati fino a questo punto, significa che amate la lingua italiana, ne sono contenta, ma se amate la lingua italiana non potete non essere iscritti alla newsletter di Lernamo, quindi spero che siate iscritti. Qualora non foste iscritti, iscrivetevi in questo momento. Potete ricevere ogni settimana aggiornamenti di lingua, cultura, attualità italiana scritti da me, ma potete ricevere anche una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e quando selezionate il vostro livello di italiano al momento dell'iscrizione riceverete anche episodi di una storia, appunto in base al vostro livello, con approfondimenti grammaticali, esercizi, curiosità, tutto gratuitamente nella vostra casella di posta. Se avete bisogno di parlare in maniera un po' formale o anche di scrivere in maniera un po' formale al lavoro o per qualsiasi altra circostanza, vi consiglio di guardare il video dedicato proprio all'uso corretto della forma di cortesia che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. E adesso è il momento di un bel esercizio di ripasso. Vi darò delle frasi con spazi bianchi e voi dovete completare con lui o egli. Domani vado al ristorante con Domani vado al ristorante con lui. Dopo una preposizione dovete sempre usare lui. Il progetto è complesso. Richiede molto tempo. In questo caso non stiamo parlando di una persona, possiamo omettere il pronome o magari utilizzare questo. Chi ha mangiato la pizza?
È stato... Chi ha mangiato la pizza? È stato lui. In queste costruzioni enfatiche con il verbo essere dovete usare lui. Leonardo da Vinci nacque nel 1452. Fu pittore, scienziato e inventore. Allora, sarebbe meglio usare in questo caso egli, perché stiamo parlando di un personaggio storico e ne stiamo parlando in maniera formale. Però lui è sicuramente anche accettato. Mentre tutti dormivano, studiava per l'esame. Mentre tutti dormivano, lui studiava per l'esame. Contesto informale, quindi va benissimo usare lui. Adesso immaginiamo un contesto legale, un documento ufficiale. Il sottoscritto dichiara che accetta tutte le condizioni. Il sottoscritto dichiara che egli accetta tutte le condizioni. È meglio utilizzare egli perché siamo in un contesto ufficiale, burocratico, molto formale. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti. Quindi, nel dubbio, utilizzate lui, lei, però ci tenevo a spiegarvi un po' perché esiste anche questo egli. Lo so, sono un po' di regole. Potete scriverle, potete ripassarle, ma ovviamente la cosa veramente più importante per memorizzare tutte le regole è sempre usarle in contesto, cioè usarle quando si parla con madrelingua. Davvero, è la cosa più importante. Se non avete nessuno con cui parlare italiano, se volete fare delle lezioni online, individuali e personalizzate con insegnanti madrelingua qualificati, potete scegliere un pacchetto di italiano intensivo. Si tratta di pacchetti di varie ore di lezioni. Voi potete scegliere quello che più si adatta alle vostre esigenze e durante queste lezioni potete fare quello che volete: grammatica, conversazione, esercizi, preparazione di esami di certificazione. Noi vi daremo il materiale, i nostri insegnanti vi daranno i compiti, ve li correggeranno. Voi dovete soltanto comunicarci quando e dove volete fare la lezione, anche nel fine settimana se volete. Quindi passate da questo link e veramente vi consiglio, se potete, di fare lezioni individuali, perché solo così potete parlare con persone vere che vi rispondono, vi correggono, vi fanno domande. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un mi piace, ci aiuta tanto. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e seguite Learnamo su tutti i social per tutti i contenuti esclusivi che pubblichiamo lì. Io vi saluto, vi aspetto prestissimo in un nuovo video.